Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme una delicatissima lasagna riccia ai carciofi. Niente di più semplice e di più buono. Quindi amici e amiche mie, non perdiamo tempo come dico io, iniziamo subito questa buonissima preparazione e mi raccomando non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora cominciamo. L'ingrediente principale di questa ricetta sono appunto i carciofi che io ho qui già mondato, tagliato a fettine e messe in acqua acidula, quindi con una spruzzata di limone. E adesso non ci resta che iniziare a cuocere i carciofi. Ho messo sul fuoco una padella capiente. Metto all'interno uno spicchietto d'aglio tagliato a pezzettini così, poi voi se lo preferite intero lo mettete intero e poi lo togliete. Io invece mi piace dare un po' il gusto così. Aggiungo dell'olio, naturalmente l'olio è in base alla quantità dei carciofi che dobbiamo cuocere. Profumato l'olio e imbiondito l'aglio, mi raccomando non fatelo bruciare, adesso metto all'interno i carciofi, naturalmente scolati, così. E inizio a fare ovviamente rosolare i carciofi. Piano piano, dolcemente, facciamo per un po' di tempo questa operazione, quindi andiamo a rigirare spesso i carciofi e li facciamo rosolare. Ok, sono passati 5-6 minuti, i carciofi sono leggermente appassiti, adesso io salo. Copro con il coperchio, abbasso leggermente la fiamma e porto a cottura i carciofi. Okay. Intanto che i carciofi cuociono, io preparo i restanti ingredienti. Quindi taglierò a listarelle o a pezzettini del prosciutto cotto e naturalmente della mozzarella. Per quanto riguarda il prosciutto, io ho preferito il cotto per avere un gusto più delicato, ma se voi preferite un gusto più deciso potete utilizzare del crudo o dello speck. Sono passati circa 25 minuti e i carciofi sono cotti, sono pronti, vedete? Ok, adesso io spengo la fiamma e li metto da parte. E intanto ho messo già l'acqua sul fuoco per lessare le sfoglie di lasagna, che come sapete le sfoglie di lasagna sono secche, quindi le dobbiamo lessare. Sono queste, vedete? Quelle lì ricce. Però se voi non avete a disposizione queste potete utilizzare tranquillamente anche delle sfoglie di lasagna normalissime, come voi preferite. Intanto preparo anche la besciamella. Mettiamo del burro a sciogliere. Al burro aggiungo la farina tutta ad un colpo. Facciamo cuocere qualche secondino. Una raccomandazione per quanto riguarda le dosi della besciamella, attenetevi alle dosi che vi darò, perché questa preparazione necessita di una besciamella più liquida, ok? Quindi mi raccomando, attenetevi alle dosi che vi do. A questo punto aggiungiamo il latte. Sale, pepe e naturalmente un po' di noce moscata, solo che io non la uso perché come sapete non posso. quindi vi consiglio di metterne un po'.
La besciamella si è addensata, come vedete, non è troppo dura perché deve essere così più liquida. Ok, adesso spegniamo e la mettiamo da parte. L'acqua è in ebollizione, aggiungo il sale e vado ad ammorbidire le lasagne. Dopo circa 4-5 minuti la nostra lasagna si è ammorbidita. La mettiamo qui su un canovaccio pulito. Naturalmente queste sono 2 sfoglie e le sistemiamo qua. Benissimo, e allora adesso abbiamo tutto l'occorrente per assemblare la nostra lasagna. Quindi iniziamo con mettere sul fondo della teglia un po' di besciamella. Sistemiamo la lasagna come meglio crediamo, così. E iniziamo a farcire il primo strato. Un altro po' di besciamella. Iniziamo con i carciofi. Aggiungiamo il prosciutto cotto, la mozzarella, il parmigiano e una spruzzatina di pepe a chi piace. Chi non piace non lo mette. E continuiamo con gli altri strati fino all'esaurimento degli ingredienti. Copriamo l'ultimo strato, la chiusura con la besciamella. E naturalmente con una manciata di parmigiano. Ed ora dritta il forno. A più tardi. La lasagna è uscita dal forno, l'ho infornata a 185 gradi per 40 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno. Adesso la facciamo riposare e poi dopo la sforniamo e la gustiamo. Allora io adesso assaggio questa squisita lasagna e nel frattempo vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Scotta.